Se pensate che la vita nomade sia una vacanza infinita, probabilmente vi state sbagliando, perché dietro alla libertà ci sono anche solitudine, stanchezza, incertezza economica e tanti sacrifici e rinunce. E oggi voglio raccontarvi tutte quelle cose che quasi nessuno vi dice sul vivere in viaggio a tempo indeterminato. In questo video vi voglio raccontare tutte le difficoltà che si affrontano quando si sceglie uno stile di vita nomade costantemente in viaggio. Parlerò degli aspetti più difficili e complessi che questa scelta comporta, perché non è tutta rose e fiori e come ogni scelta ci sono sempre i pro e i contro. È importante sapere che l'argomento che affronto si basa sulla mia esperienza diretta dopo 6 anni e mezzo che vivo in viaggio con lo zaino in spalla. Ci tengo a precisarlo perché l'aspetto temporale è molto importante e dopo tanti anni che faccio questa vita e rispetto a quando ho iniziato sono cambiate molte cose, sia sul piano pratico che su quello più profondo ed emotivo. Prima di iniziare sono curioso di sapere una cosa. Tra quelli che stanno guardando questo video, quanti sognano una vita nomade e quanti invece non la farebbero mai? Scrivetevelo nei commenti perché sono curioso di leggere i vostri punti di vista e quindi conoscere diverse opinioni. Prima cosa, negli anni ho cominciato a soffrire il peso dello zaino, che è praticamente la mia casa, ma che è oggettivamente un peso costante. Fisicamente è stancante vivere costantemente con lo zaino in spalla perché nelle zone calde, umide, ti fa sudare tantissimo, mentre nelle zone fredde bisogna portarsi cose più pesanti e questo significa più peso che spalle e schiena, e soprattutto ginocchia nel mio caso, devono supportare ogni giorno. Questa è sicuramente la cosa che a me personalmente pesa di più di questa vita e un giorno non nascondo che mi piacerebbe viaggiare on the road con una casa su ruote, quindi passare da backpacker a overlander, questo diciamo è il mio più grande sogno. Poi se come me viaggi da solo a lungo andare può diventare difficile. Io amo la mia solitudine, ma non nascondo che ci sono situazioni nelle quali diciamo mi piacerebbe condividere certe esperienze. Di certo non è che me la vivo male, negli anni ho imparato a coltivare la relazione con me stesso, costruendo un solido rapporto d'amore e fiducia. Alla fine dei conti quella con se stessi è l'unica relazione che dura tutta la vita. Poi viaggiare in coppia significa anche dividere a metà tutte le spese e un viaggio a tempo indeterminato non è mica poco. Ma rimanendo sull'aspetto più interiore, se vogliamo sentimentale, c'è da considerare che una vita nomade fatta di spostamenti continui rende sicuramente difficile instaurare rapporti duraturi. Con questo non dico che non possano nascere situazioni autentiche e profonde con qualcuno, ma è sicuramente molto difficile portarsele dietro. Io personalmente ho imparato a prendere il positivo e a lasciare andare rimanendo col bel ricordo di ciò che è stato, anziché con quello negativo di cosa ci sarebbe potuto essere. Un altro aspetto che mi accompagna fin dall'inizio è quello che io chiamo la lotta al centesimo, ovvero riuscire a spendere il meno possibile. Viaggiare senza delle entrate costanti ti costringe a dover fare molta attenzione alle uscite per non rimanere basicamente col culo per terra. Devo ammettere che a distanza di tanti anni è diventato un po' faticoso riuscire sempre e comunque a rientrare nel budget. Io ho sempre fatto autostop, couchsurfing, riciclaggio del cibo e la combo di tutte queste cose mi ha sempre fatto viaggiare con pochissimo. Ci sono stati posti tipo la Patagonia dove riuscivo a spendere anche solo 250 euro al mese. Però tutto questo richiede tanta energia, sia fisica che mentale, e dopo quasi 7 anni ovviamente non ho più la stessa forza. E nel tempo poi cambiano anche le priorità e le necessità, e non nascondo che oggi ho bisogno di un po' più di comfort. E comfort per me significa semplicemente non avere problemi se voglio prendere un bus anziché fare autostop, oppure potermi pagare un letto in ostello senza problemi. Quindi non si parla di lusso, ma del basico più basico. È ovvio che l'aspetto economico influenza moltissimo le dinamiche di un viaggio, però va bene così anche perché sono disposto a tutto questo in cambio della mia libertà. C'è da dire che quella nomade, o almeno la mia, è una vita instabile senza nessuna sicurezza o certezza e a volte mi fa sentire un po' perso perché sento che non sto costruendo nulla, però credo che queste siano preoccupazioni e dubbi normali che facciano parte del processo e mettersi in discussione credo che sia importante per valutare le proprie scelte e poi non è che si può vivere ogni giorno con la totale spensieratezza.
Un altro aspetto col quale mi scontro ogni giorno è la santa pazienza, perché in viaggio ce ne vuole davvero tanta. Sembrerà banale, ma una buona dose di pazienza accompagnata da un'attitudine positiva possono migliorarvi la giornata in modo inimmaginabile. E io, che sono la persona più impaziente del mondo, in questi anni ho dovuto imparare a essere più calmo e comprensivo, soprattutto in quelle situazioni che non posso controllare. Viaggiare significa confrontarsi con culture, usi e costumi diversi e tutto questo può stressare, soprattutto quando non si è abituati a determinate situazioni che non ci appartengono. L'esempio lampante è il servizio di trasporto pubblico in certi paesi, che è davvero pessimo, lento, logorante. Ci sono volte che mi manda, vi giuro, fuori di testa e non è sempre facile rimanere pazienti. Se siete arrivati fin qui e state pensando di partire per un lungo viaggio, non voglio scoraggiarvi, voglio semplicemente mostrarvi anche il lato meno romantico di questa scelta, perché più si parte consapevoli e meglio si affronta il percorso. Uno dei, rischi comuni che fanno le persone nomadi in viaggio è l'ossessione di trasformare ogni giorno in un'avventura. È normale che ogni volta che si arriva in un posto nuovo si ha voglia di visitarlo, di partecipare a delle attività, ma bisogna imparare a selezionare, perché non si può fare tutto. E questa è una cosa con la quale io mi scontro abbastanza, perché ho sempre voglia di fare, ma poi mi stanco troppo fino a non avere più nessuna energia. E un viaggio è fatto di molti stimoli tra mezzi pubblici, lunghe attese, le differenze culturali, il costante contatto con le persone, e si finisce poi per consumare tutta l'energia. Altra cosa è quella di voler essere sempre produttivi. Un esempio è quello di trasformare la propria vita in un lavoro attraverso i social. A me è successo quando sono partito per l'Africa e dopo un mese che ero in Marocco ho dovuto abbandonare il viaggio per un crollo emotivo. Sentivo che avevo perso la bussola e il viaggio non era più la priorità. Instagram aveva preso il sopravvento su di me e per questo ho deciso di abbandonarlo. E documentare ogni giorno la mia vita mi faceva sentire sconnesso, e credo che non si può essere davvero presenti nel momento se si sta filmando. Per esserci davvero bisogna fare una cosa per volta, e per questo motivo che io per esempio non faccio i vlog. Ci sono state un paio di volte dove ho provato a fermarmi in un posto e a cercare un lavoro più stabile, ma alla fine le dinamiche tossiche del sistema mi hanno riportato immediatamente sulla strada. Precarietà, sfruttamento, abuso di potere sul lavoro, affitti folli e in generale un costo della vita troppo alto rispetto agli stipendi ridicoli mi riportano sempre a pensare che la vita nomade alla fine mi conviene. Viaggiare con l'euro in paesi con un costo di vita più basso mi permette di vivere meglio, quindi continuo a fare la vita che faccio. Non nascondo che mi porto dietro un po' il trauma di un sistema del lavoro che mi ha spremuto e sfruttato per anni. Quindi ho perso fiducia nel sistema, nelle istituzioni, e ho fatto unicamente affidamento su me stesso, scegliendo uno stile di vita più semplice, rinunciando alla comodità di una casa mia e alle opportunità della città. Come dicevo all'inizio, la percezione di tutte queste situazioni è cambiata nel tempo, perché sono il risultato di tanti anni passati a esplorare oltre 40 paesi. Pensa a tutte quelle cose che ti infastidiscono quando vai in vacanza e moltiplicale per 7 anni consecutivi. A questo punto uno si chiede: se ci sono tutte queste difficoltà, allora perché continui a fare la vita che fai? Ed è una domanda legittima. E la risposta è che, nonostante tutto, questa vita mi ha dato qualcosa che per me vale più di ogni sacrificio. In cambio ho ricevuto piena libertà e autonomia assoluta seguendo le mie regole. E per questo non ho mai pensato di mollare la mia vita nomade, perché nonostante tutto è il mio modo, e in questo stile di vita ho trovato un equilibrio tra serenità e felicità. Sarà per tutta la vita? E chi lo sa, non so nemmeno quello che farò tra un'ora. Come dico sempre, la mia vita ormai è alla giornata, anzi al minuto. La vita nomade, quindi, vivere in viaggio a tempo indeterminato, sicuramente non è per tutti. E come vi ho raccontato, ci sono volte in cui anche io sono in difficoltà, ma vorrei spiegarmi come sono arrivato a prendere questa decisione. Innanzitutto non è che mi sono svegliato la mattina e ho deciso di voler diventare una persona nomade. È successo piano piano, anno dopo anno, fino a che il nomadesimo è diventato la mia quotidianità. Dopo aver lasciato il mio vecchio lavoro, pensavo di prendermi un solo anno sabbatico per disintossicarmi dal sistema e scappare lontano per conoscere il mondo.
Avevo il bisogno e la necessità di evadere dalle dinamiche della città e dalla schiavitù del lavoro. Dopo quell'anno sabbatico non sono mai più tornato alla vita di prima e le varie esperienze vissute in giro per il mondo mi hanno portato a valutare alternative di vita. Ho fatto viaggi on the road, zaino in spalla, autostop, ho vissuto 8 mesi in tenda, ho fatto da tour leader in diversi paesi e ho capito che dovevo prendere una strada diversa. Il mondo mi ha offerto un'infinità di opportunità, io ho dovuto solo scegliere. E tutte le esperienze vissute in giro per il mondo mi hanno mostrato una filosofia di vita più lenta, dove vivere nella semplicità, senza eccessi e senza dipendere dal denaro. Questo modo di vivere la vita mi ha insegnato a dare valore alle piccole cose di ogni giorno, come scegliere la gentilezza come mezzo di comunicazione, affrontare la quotidianità con un'attitudine positiva e lasciarsi trasportare lasciando andare. Ho iniziato a dare più valore al tempo e ho smesso di consumare inutilmente e di conseguenza ho smesso di vivere per lavorare. Riducendo il mio tenore di vita ho meno spese e quindi non ho bisogno di chissà quanti soldi e posso lavorare solo quando ne ho bisogno. Ma ho scelto di essere un nomade soprattutto per la libertà assoluta che mi sono guadagnato. La libertà di non dover rendere conto a niente e nessuno, di svegliarmi la mattina e decidere cosa fare, di non avere un capo e di non far parte di uno schema gerarchico competitivo. Ho fatto anche un grosso lavoro di crescita personale attraverso l'ascolto interiore, per potermi liberare da tutto un costrutto mentale che mi imprigionava e attraverso la consapevolezza ogni giorno mi sento sempre un po' più libero. Una volta che si entra in contatto con questa libertà non si torna più indietro, sarà per l'abitudine, ma non potrei mai più tornare a rivivere certe dinamiche del passato. Sono diventato una persona molto più selettiva e le mie priorità sono cambiate. La mia felicità e il mio stato di benessere sono quindi una priorità assoluta. Adesso però voglio sapere la vostra. Cosa scegliereste tra una vita più stabile e sicura e una vita più libera ma piena di incertezze? Scrivetemelo nei commenti perché sono curioso di leggere le vostre risposte. E se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.